Ciao a tutti e bentornati in Domotics-Duino, io sono Marco e in questo video andiamo a vedere finalmente la generazione di things, channel e item su OpenHub per l'integrazione dei nostri climatizzatori. Nel video precedente abbiamo visto quali sono le API SmartThings che dobbiamo utilizzare per interfacciarci col nostro climatizzatore. Abbiamo fatto degli esempi con Postman. Oggi concretizziamo quegli esempi su una configurazione di OpenHub andando a creare things, channel e item. Ovviamente la prima cosa che dobbiamo fare, essendo un'integrazione basata su un binding, è verificare che quel binding sia installato. In questo particolare caso utilizziamo l'HTTP binding, che io ho ovviamente già installato, però per chi non l'avesse mai utilizzato va sull'addon store, cerca HTTP, seleziona il binding e installa. Ovviamente io c'ho remove, ma chi non l'ha mai installato qua avrà install. Una volta installato il binding possiamo andare a creare la prima thing. Eccoci sulla nostra pagina di configurazione relativa alle things. Io qui ho riportato un esempio di uno dei 4 clima che ho, tanto sono tutti uguali, e come vedete la prima cosa da fare è creare una thing di tipo HTTP URL, gli diamo un nome, una label e poi dobbiamo specificare il modo di autenticazione, che sarà tramite token. Dobbiamo andare a inserire nel campo password il token che abbiamo generato sul portale SmartThings, quello che abbiamo usato anche nei test fatti con Postman. Poi dobbiamo specificare il base URL, che è l'URL delle API SmartThings su un particolare device ID, quindi è quello che abbiamo utilizzato su Postman, andando poi a completare dopo il device ID l'eventuale operazione o capabilities che si voleva fare. State method mettiamo get perché dobbiamo utilizzare il metodo HTTP get per ottenere le informazioni. Il parametro refresh serve a dire ogni quanto OpenHub deve fare la chiamata per ottenere le informazioni aggiornate in secondi. Il command method è il metodo HTTP che bisogna utilizzare quando si inviano i comandi, quindi nel nostro caso sarà il post. Il content type è application JSON perché le API ragionano con struttura dati JSON. E poi vabbè, l'eventuale timeout e il buffer size sono questioni prettamente tecniche del protocollo HTTP che possiamo lasciare con i propri valori di default. All'interno di questa thing dobbiamo andare a definire i channels. La definizione dei channels vuol dire quali sono i componenti su cui vogliamo avere l'integrazione. Io ho creato tutta una serie di componenti, adesso ci concentriamo solo su un paio, come ad esempio il power switch, che è un channel di tipo switch, quindi on-off. Dentro lo state extension dobbiamo andare a mettere tutta la parte di URL dell'API che abbiamo utilizzato negli esempi, che va dopo il base URL, perché il base URL è uguale per tutte queste chiamate, ma ogni poi singolo componente avrà una caratteristica all'interno dello state extension che identifica quel particolare componente. Quindi components main e capabilities sarà uguale per tutti. Dobbiamo mettere l'id della capabilities, io l'ho chiamato componente ma in teoria è capability il nome corretto, quindi la funzionalità, la caratteristica, e poi slash status. Questo qui, se vi ricordate dal video precedente, è la parte di URL finale della nostra API che recuperava lo stato di quella particolare capability. Ovviamente mi viene restituito un JSON e quindi io devo navigare il JSON per arrivare a ottenere il valore che mi interessa. Il JSON che ci viene restituito è quello che abbiamo visto nel video precedente e lo dobbiamo navigare andando dalla root del JSON, proprietà switch, proprietà value. Lì dentro abbiamo il valore della capability switch che sarà on o off. La parte di comando invece utilizza come extension semplicemente /commands
perché tutti i comandi si inviano allo stesso modo utilizzando l'API/commands. Poi dobbiamo fare una trasformazione perché dobbiamo inviare un JSON alla nostra API, e questo lo vediamo più avanti, capire cosa serve questa trasformazione JavaScript. E poi dobbiamo far capire al nostro channel che il valore on è on minuscolo e il valore off è off minuscolo. Questo perché questi valori minuscoli mi vengono restituiti dall'API. Andiamo a vedere ad esempio temperatura impostata, che è un altro channel, in questo caso è di tipo number, che come state extension è praticamente identico a quello dello switch, però cosa cambia? Cambia il nome della capability, thermostato cooling set point. Lo state transformation anche cambia perché il nome della proprietà è cooling set point. Il command extension rimane uguale perché /commands serve per inviare tutti i tipi di comando. E il command transformation utilizza la stessa trasformazione, però passando dei parametri diversi che dipendono dal tipo di capability che si sta utilizzando. In questo caso abbiamo l'id della capability e il comando. Abbiamo visto nel video precedente come far identificare il comando in funzione della capability, c'è proprio una pagina di documentazione delle API Smartthings. E poi c'è un parametro successivo che mi fa capire se il valore da impostare all'interno del comando è un valore numerico o un valore stringa. Questa trasformazione è una trasformazione che ho fatto io, che adesso andiamo a vedere, ma che serve a creare il payload JSON che deve essere interpretato dalle API commands. Una volta definiti tutti questi canali, dobbiamo semplicemente in OpenHub andare a agganciare gli item relativi. Questa è la pagina di configurazione degli item relativi al clima, in particolare al clima del piano terra. Io ho definito un gruppo che è l'unità esterna del clima. Questo perché? Perché poi all'interno di questo gruppo vado a mettere l'item che misura il consumo di energia, ma che non c'entra nulla con l'integrazione Samsung. Poi ho definito i miei clima del piano terra, quindi soggiorno e studio, in particolare lo studio che è quello che abbiamo preso di esempio. Ho creato un gruppo, quindi un equipment clima studio, che mi serve per raggruppare tutti gli item di configurazione che andrò a definire agganciati ai canali della Things. E poi ho definito tutti gli item che vanno agganciati poi al channel che abbiamo creato relativo alla Things di questo particolare clima. Qua direi che non mi soffermo in nessun modo perché è una cosa standard di OpenHub quella di collegare gli item ai canali. La parte importante è la definizione di Things e channel, il resto è tutto standard OpenHub. Ovviamente è possibile anche all'interno di questi item andare a definire i metadata relativi al Google Analytics, ad esempio, e ad Alexa. Questi magari li vediamo in un video successivo nel caso dovesse interessarvi. Però anche questo è abbastanza standard OpenHub per fare in modo che questi item li possiamo controllare via voce tramite Alexa o Google Home. Bene, possiamo andare ancora a vedere la trasformazione dei comandi da inviare alle API, quindi devo andare a cercare il file smartthing command.arg.js che è definito all'interno della cartella transform. Eccolo qui. È una semplice funzione JavaScript che prende gli argomenti che gli passiamo, come vedete qua. Io gli passo degli argomenti che si chiamano ad esempio cap, command e isnum, che sono questi command, cap e isnum. Quindi la mia trasformazione, la prima cosa che fa è, se isnum è maggiore di 0, trasforma l'argomento, che è il valore che devo inviare, in un numero, e poi crea il payload, che è il payload così come lo vuole l'API Smartthings, andando a settare tutte le parti variabili, e restituisce la stringa relativa a questo JSON. Quindi non fa nient'altro che, a fronte di un valore specifico che tiene l'item, che è il valore ad esempio di temperatura,
fa sì che il comando che viene inviato, quindi il payload JSON che viene inviato nella chiamata post HTTP all'API commands, non sia il valore semplice, ma sia tutta questa struttura JSON. Questo perché? Perché l'API Smarfing che la vuole così. Ovviamente in funzione dell'API in cui ci si interfaccia, questa trasformazione può essere diversa, anzi probabilmente sarà sicuramente diversa. Ed è molto improbabile che non ci sia bisogno di una trasformazione, perché normalmente la comunicazione tramite API avviene tramite payload JSON. Quindi normalmente non si invia il valore grezzo come fa normalmente OpenHub di default, ma c'è bisogno di creare una trasformazione JSON. Comunque anche tutte queste informazioni le avevo fatte già vedere in video precedenti, dove parlavo proprio dell'integrazione tramite API HTTP un pochino più generica. Però in questo caso questa particolare trasformazione è applicata all'API Smartthings per inviare i comandi. Bene, detto questo possiamo fermarci qua e abbiamo completato un po' tutti gli aspetti tecnici dell'integrazione dei climatizzatori Samsung all'interno di OpenHub. Ovviamente con le dovute modifiche e diversificazioni, queste informazioni sono applicabili a qualunque dispositivo uno ha a disposizione nel proprio account Smartthings. Ovviamente cambieranno le capability, quindi le funzionalità del dispositivo, perché se stiamo integrando un climatizzatore piuttosto che una TV, capiamo che le funzionalità possono essere, anzi saranno sicuramente diverse. Però la logica generale di interfacciamento tramite API Smartthings è questa qua. Vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!